Bentornati, quarta puntata di Cosa c'è sotto. Io sono Vito Re, al mio fianco c'è sempre Fabrizio Campanelli. E oggi, dopo aver visto nelle puntate scorse, a proposito, vi siete iscritti, avete attivato la campanella, avete lasciato like, avete lasciato commenti, dopo aver parlato per ben 3 puntate, in realtà sono pochissime, sono però troppo poche, ma insomma abbiamo fatto una bella panoramica su John Williams dal punto di vista musicale. Oggi andiamo un po' a stanare il ragno al buco. Esattamente. Perché parliamo anche di... ci eravamo lasciati proprio col suono, col trattamento l'avevamo promesso, avevamo promesso e manteniamo sempre le promesse, quasi sempre le promesse. E andiamo a parlare del suono di John Williams, cioè come lui cura, sceglie, gestisce anche il suo stile, il suo timbro sonoro, perché poi ogni compositore ha la sua cifra stilistica, il suo suono, certo. Sul suono è riconoscibile, il suo suono lo riconosci, il suono di Thomas Newman lo riconosci. Ma stavo dicendo, penso solo a Thomas Newman. Esatto. Forse perché un domani parleremo anche, ma chissà, un domani molto vicino. Esatto. E quindi andiamo ad analizzare un attimo come si sviluppa il suono di John Williams. E come anche viene registrato e anche come viene scelta la disposizione dell'orchestra. Ma facciamo, come si dice, un passo indietro. Jurassic Park ha una particolarità, ovvero è la prima pellicola che le cui registrazioni della colonna sonora non sono seguite direttamente da Spielberg, poveraccio. Esatto. E infatti lui è dispiaciuto. Perché era in vacanza? Era in vacanza, si può dire che era in vacanza studio. Esatto. Perché stava girando Schindler List. Pensate un po', ma renditi conto cosa vuol dire passare nell'arco di pochissimo i film in parte così diversi. Io ti chiamo, dico Vito, senti, vieni a... No, perché ascolta, sto girando Schindler List. Quindi, ok. Sul set Spielberg riceve le cassette. Siamo nel 1993, c'erano ancora le musiche, esatto, cassette. E si ascolta le cassette della colonna sonora che sta sviluppando, no? E quindi per lui inizia a suonare i temi che alcuni registi, tra l'altro, ancora oggi gradiscono fare. Ma faceva così anche Hitchcock, che spesso e volentieri metteva delle musiche che poi non necessariamente andavano sul film, però per dare non parliamo di Fellini. Esatto. Fellini faceva fare musica a rota e poi tu sai che la maggior parte degli attori muovevano la bocca dicendo i numeri e poi venivano doppiati. Ecco, questo. Il suono di Jurassic Park è un suono grande, proprio larghissimo. E non solo banalmente perché c'è un'orchestra sterminata. Esatto. 16 primi, 14 secondi. Esatto. Legna a volontà, corni che non sanno più dove metterli. Ma anche perché c'è un'intenzione specifica nel tipo di suono che è data anche sviluppata in collaborazione col suo ingegnere del suono, in questo caso Sean Murphy. Andremo a vedere come Sean Murphy decide di usare alcuni microfoni anziché altri per sviluppare un suono anziché un altro. Intanto andiamo a sentire la particolarità di come sia diverso il suono, come abbiamo accennato nella prima puntata, come sia diverso il suono della colonna sonora da invece quello del concerto, e andiamo a sentire la differenza. Vediamo. Ecco, questo è il tema che conosciamo, quello della colonna sonora suonata agli Scoli Stage. Ecco invece i Wiener in concerto. Vediamo che innanzitutto è più veloce, legata al concerto, all'ascolto astratto, e non legato alla pellicola, che invece notiamo avere un passo molto più lento, molto più maestoso, sacrale, come dicevamo. Ecco i Wiener. Differenza non da poco, E non da poco. Ecco che il suono della colonna sonora, quella dello Score Stage, è molto più pastoso sulle medie, molto meno brillante, molto più largo come prospettiva. Abbiamo una prospettiva sonora. Ecco che sembra un pochino più asciutto, e qui probabilmente, al di là del riverbero aggiunto, anche la stanza fa tanto la differenza, e un equilibrio timbrico molto spostato in alto, quello dei Wiener, come possiamo sentire qui.
il disegno del suono è diverso. È Però, diverso. scusami, toglimi una curiosità. Secondo te il fatto che siano state registrate a 30 anni di differenza cambia qualcosa? Può cambiare sicuramente, e per quanto riguarda la parte dei dispositivi di registrazione, ovvero allora si registrava sui nastri. Attenzione, sebbene al tempo ci fossero già dei dispositivi multitraccia digitali a nastro, ovviamente, come il 3M o il Sony PCM 3348, Sean Murphy, l'ingegnere del suono su Jurassic Park che registrò e missò la colonna sonora, ci racconta in una bella intervista del 95, di cui mettiamo il link in descrizione, che lui, sebbene li usasse questi sistemi digitali per registrare colonne sonore con molti synth, lui preferiva il sistema analogico sulle orchestre perché per lui il suono era migliore, oltre a permettere anche un migliore interfacciamento col music editor di John Williams, che era Ken Wannberg, che pare fosse un mago a lavorare con i nastri magnetici. E il suono quindi del nastro è un suono analogico più caldo, tipicamente più colorato, ovviamente non lineare come il digitale, perfettamente piatto dall'inizio alla fine, quindi se vogliamo la rappresentazione migliore che ci possa essere della realtà acustica, priva di ogni colore, che tanto piaceva a Sean Murphy e infatti che ritroviamo nei grafici dei sistemi multitraccia a nastro, molto colorati, molto enfatizzati anche su quella zona bassa che tanto ci dava la sensazione di calore, di pienezza, con un roll-off molto forte sulle bassissime frequenze, un comportamento molto variabile nelle medio-alte, che cambiava anche in base alla velocità del nastro in registrazione e che offriva quel colore tipico appunto dei sistemi analogici che oggi possiamo anche reintrodurre nelle nostre registrazioni con dei plugin di emulazione come questo della Universal Audio che sto aprendo sul sequencer, che sono la fotografia di un'esigenza di oggi, che è quella proprio di tornare a un mondo a colori, se vogliamo, ricco di alterazioni, ma di alterazioni eufoniche, quindi gradevoli, piacevoli, che anzi vanno a ricreare un'esperienza viva del suono e che permettono anche di avere delle distorsioni armoniche che sono quelle che noi percepiamo come più dolci, anche paradossalmente nel distorto. In certi casi certo, in certi casi ci piacciono anche in certi casi. Ci piacciono anche. Sean Murphy usa un modello, diciamo, di registrazione che è quello degli anni 50. Sì, che ormai è uno standard. E nota bene, è quello che ancora adesso tutti usano. Hollywood si usa, noi usiamo. E quella roba lì, nata negli anni 50. Che si chiama? Decca Tree. Perché si chiama l'albero della Decca? Allora, perché nasce nei studi della Decca. Questo albero della Philips, albero della Amy, va bene, ok. Ma non basta. Ma non basta. A Londra abbiamo i due ingegneri sonori della Decca, Roy Wallace e Arthur Huddy, che studiano come evolvere il suono della registrazione, che, ricordiamolo, stava uscendo dal mono, certo, quindi siamo negli anni 50. Siamo negli anni 50, lo stereo era lì che si affacciava. Esatto. Insomma. E cosa fanno? Decidono di costruire un aggeggio con delle canne, delle bastoni di metallo, fare tutto un accrocchio per metterci sopra tre microfoni. Quali microfoni? 3 microfoni M49 che possiamo far vedere, perché noi abbiamo qui oggi. Ecco, guardate che meraviglia. Questo qua è l'M149 che è la versione moderna esatto, dell'M49, che sono stati i primi microfoni a essere montati su questo Decca Tree, che si chiama Decca Tree, dicevamo, perché Huddy, passando in giro, camminando nello studio, guarda su e dice: sembra un cavolo di albero di Natale. Ecco che da allora, guardando esatto, tutto questo accrocchio, verrà per sempre chiamato Decca Tree. Quindi cosa usavano? Usavano questo microfono nell'edizione ovviamente classica, nota bene, è quella che io uso tuttora, cioè che Goffredo Cibellini, che salutiamo, ciao Goffredo, ciao. Che è il mio ingegnere del suono, vuole montare sul Decca. Sì, anche perché la tecnologia in questo campo, cioè nel campo microfoni,
Cioè la struttura è quella, no? La struttura è quella, la tecnologia non è cambiata, deve esserci una cosa che si muove e manda corrente. Come dico sempre, questo microfono, se lo usi per picchiare un chiodo in un muro per appena c'è un quadro, dura 100 anni, no? Esattamente, quindi questo ancora non ci ho appeso nessun quadro, ma prossimamente lo appenderò. Notiamo che ci sono dei segni qua che sono i simboli della figura polare, il pattern polare, che dà l'idea di come la capsula, quella che c'è all'interno si chiama capsula, cattura i suoni attorno a sé. La figura polare che è usata nel Decca-3 è questa tutta a sinistra, ovvero la figura omni, ovvero omnidirezionale, che prende tutto. Quindi specifichiamo però che questa figura omnidirezionale era non sugli M49 ma sugli M50. Gli M49 erano cardiodi, cioè catturavano una regione del suono davanti a sé a forma di cuore, da cui cardioide la definizione, mentre gli M50 erano solo omnidirezionali, e quindi il Decca-3 sviluppato poi da Kenneth Wilkinson prevedeva questi microfoni, gli M50. Poi è indifferente, c'è chi ha usato gli M49, c'è chi ha usato gli M50. Come vediamo nello schema, era piazzato 3 metri sopra al direttore, con 2 microfoni a destra e a sinistra, posizionati verso il fronte dell'orchestra, utilizzati per rafforzare l'immagine stereo. Non so se si sono resi conto che stavano facendo la storia di questo settore. Stavano facendo la storia, esatto. Infatti arriviamo a Jurassic Park e al nostro Sean Murphy, che ci dice proprio chiaramente che cosa lui ha usato. Ci dà modo di introdurre anche la seconda parte della costruzione del suono dell'orchestra, che è data da quelli che si chiamano in gergo spot, cioè i microfoni spot. Sono microfoni che non vanno a riprendere, a dare una ripresa panoramica dell'orchestra e nella sala, ma vanno a puntare specificamente al contrario, esatto, opposto, sulle sezioni. Perché? Perché devono dare quel suono più dettagliato, più ravvicinato, che ci consente in mix di esaltare le sezioni, di esaltare il carattere timbrico dei diversi strumenti, di dare la possibilità di avere un fronte sonoro più distante e più ampio, o più vicino e più dettagliato. Come Sean Murphy ci dice che usa gli spot? Sono tutto orecchi, dimmelo. Allora, lui non vuole usare tanti spot, ne usa 3 sugli archi, sui gruppi, va più sui gruppi, più sulle aree, esatto, sulle aree. Così come lui usa il Decca, così come lo usiamo tutti, tende a usare 3 spot sul fronte degli archi, 3 sul fronte dei legni, e poi ad andare a prendere con degli stereo non usati per pannare tutta a sinistra e tutta a destra come se fosse un fronte stereo, ma per andare a prendere il piccolo fronte dato dalla linea dei corni, ad esempio uno stereo, ok? Che poi pannerà a sinistra perché, come dice lui, vuole reinserire sul fronte sonoro la posizione originale dei corni rispetto a quello che sente il direttore, ad esempio, o che sentiamo noi quando abbiamo davanti l'orchestra. Allo stesso modo sui brass. E ci dice anche che cosa usa. Quando ad esempio va a riprendere il pianoforte, a volte usa gli U87 della Neumann. Sulle percussioni tende a usare degli overhead, che vuol dire dei microfoni che dall'alto puntano giù, però usa degli spot, ad esempio sui timpani. Dove gli servono, e anche io uso sempre lo spot sui timpani. Dà un insieme che non è riproducibile neanche con i campioni, cioè il suonato e microfonato. E questa è una delle tante ragioni per cui tu non usi mai campioni, registri sempre tutto vero. Tutto quello che posso registro vero, al massimo uso i campioni per somma, in certi casi, cioè per andare ad l'abbiamo visto l'altra scorsa che lo fa, e infatti anche il nostro John Williams abbiamo visto che usa, l'abbiamo visto l'altra volta, certo, e possiamo vedere anche qua dalle foto, ecco il pianoforte. Il nostro John Williams ama usare i synth, ama usare le tastiere, ma cosa fa? Registra tutto nella sala, quindi lui non è che mette una sequenza dopo, c'è da aggiungere separato, c'è da suonare il synth, c'è il tastierista che suona il synth insieme agli altri con i suoi bellissimi monitor strafighi eccetera, come se fosse una sezione di legni, di ottoni o qualsiasi altra cosa. Quindi tornando a Sean Murphy, ama usare poco gli spot e utilizzare un suono distante.
Quindi il suono di John Williams che noi sentiamo E in realtà è in realtà un suono scelto in collaborazione col suo ingegnere del suono. Certo. E notiamo che John Williams dispone l'orchestra in maniera classica, primi, esatto, secondi affiancati, le viole davanti, i violoncelli, i contrabbassi, i legni, i brass, i corni separati, quasi sempre separati dai brass, le percussioni in fondo, il piano e l'arpa quando c'è, insomma. Esattamente. Notiamo anche che registrando lui tutto insieme, certo, naturalmente con gli spot, come dicevamo prima, c'è un agio per andare anche a alzare, no, in mix le singole sezioni. Tra l'altro ricordiamo una cosa molto importante: gli spot Sean Murphy ci dice che li usa tendenzialmente, lui ci racconta, circa 6 decibel sotto, un po' meno, sotto il suono dei panoramici. Questo crea quel tipico suono di John Williams che noi percepiamo come molto largo, disegnato anche abbastanza lontano, e in questo senso anche monumentale, perché uniamo questa distanza che non è una distanza, è una bella distanza, con la numerosità, la vastità, certo, dell'organico. Abbiamo la percezione di un qualcosa di monumentale. Andiamo a vedere però nel dettaglio. Abbiamo detto ok, il suono è creato dal Decca, è creato dagli spot, ma poi in sintesi come suonano questi microfoni, ovvero qual è la differenza tra me? Me lo stavo chiedendo. Ecco, noi abbiamo la possibilità di andare a prendere un brano che ho fatto per una colonna sonora di un film documentario, di cui possiamo vedere anche la foto della registrazione, dove io sono in alto a destra, tra l'altro. Ciao, eccolo lì. Poi vediamo Enrico Goldoni. Ciao Enrico, che sta dirigendo. Vediamo sopra al direttore, a Enrico Goldoni, il Decca 3. Vediamo anche i due microfoni a lato, uno davanti a me e uno che vediamo davanti al case del violoncello, che sono i due complementi della struttura panoramica Decca, del Decca 3, che abbiamo visto prima nello schema. Poi, ecco, vediamo che abbiamo gli spot in mezzo alle sezioni. A me piace molto il suono spottato. Lo trovo di mio gusto, perché ti piace la maggior definizione. Perché mi piace la maggior definizione, mi piace avere incisività, sono una persona cattiva e quindi molto cattiva, e quindi vuoi imporre le tue idee musicali. Esatto. E a me non interessa la vastità, interessa la cattiveria. Esatto. Meno ma più cattivo. E quindi di questa sessione di registrazione noi adesso andiamo a sentire come suona il Decca e come suonano gli spot. Questo è interessante. Ecco, allora, questa è la sessione. Potete vedere la sessione piccolina. Quante cavolo quante sono? Qua poi ci sono, tra l'altro, anche i MIDI, i MIDI che rappresentano un capitolo che approfondiremo a parte, ovviamente. Uno dei 1000 capitoli sull'utilizzo del sequencer nella scrittura. L'organo l'ho registrato vero, vicino a Monza, Villa Santa. Ma lo so, tu registri sempre tutto vero. Tutto vero. I synth devono fare i synth e le cose vere devono fare le cose vere, non ci sono molte altre possibilità. Andiamo quindi a scorrere fino a vedere nella nostra piccola sessione di mixaggio. Tra l'altro, tutto questo che noi vediamo adesso, questo era un progetto che io ho mixato in studio, perché quando non ho la possibilità di mixare da Goffredo per diverse ragioni, perché magari devo integrare logistiche, esatto, certo, magari devo integrare il progetto in studio con altre cose, o per questioni di tempo, appunto, insomma, a volte capita che mixi io le cose. Tutto questo che noi vediamo, questi sono i singoli microfoni degli spot, violini primi, ABCD, violini secondi, ABC, contrabbassi ABC. Tutti questi finiscono nel mixer di Goffredo, che è un Neve 88 pazzesco, storico, meraviglioso, uno dei mixer più belli credo il mixer più bello a mio parere il mixer più bello che ci sia, e
vengono distribuiti su tutti i canali. Qui li vediamo in orizzontale. Cosa andiamo a sentire adesso? Andiamo a sentire il nostro panorama e il nostro spot. E qui raggruppati c'è un mix down del Decca Tree che ho chiamato panorama, ma in realtà che noi possiamo vedere già qui. Questi sono i tre microfoni del Decca, ok? Possiamo anche già sentirli su questa sezione. Sì. Sentiamo il centrale. Adesso apriamo il sinistro e poi il destro. Ecco, qui non c'è nessun effetto. Questo è il suono così come esce, il suono del Decca. Noi lo sentiamo già abbastanza disegnato davanti, certo, stanzato. Adesso andiamo a vedere come suonano invece gli spot. Adesso confrontiamoli con il suono del panorama. Eccolo qua. Adesso, al di là della spazializzazione che è dettata da come tu panni le sezioni, come restringi il campo, il fronte dello stereo, però c'è un fuoco proprio diverso sullo strumento. Ecco che se noi andiamo a sommare i due, questo è il suono tendenzialmente che ottengo io, asciutto, non ci sono effetti. Certo, ancora molto grezzo. Ecco, certo. Sean Murphy, torniamo indietro, Sean Murphy lo terrebbe così. Ok? Ecco, questo è, chiamiamolo il suono tra virgolette, certo, John Williams, ovvero 6 dB degli spot rispetto al panorama. 6 più bassi. A me invece piace tenerli tipicamente un po' più presenti. Un po' più presenti. Perché se sei arrogante, cattivo. Perché sono arrogante, cattivo, è una persona brutta. E quindi il suono che noi otteniamo poi viene riverberato, ovviamente. Certo. Io ho qui diversi riverberi, naturalmente andiamo a sentire con un solo riverbero. Ecco. Sentiamo che abbiamo creato più dimensioni, certo, in stanza, tant'è vero che se fermo posizione. sentiamo la coda, ok, la coda del riverbero. Quindi questo è un esempio per farci capire quanto riusciamo a variare il suono che otteniamo dall'orchestra, che ha dentro una molteplicità di variabili che ci consente di costruire un suono anziché un altro e avere soprattutto il nostro suono in base alle nostre scelte, alla nostra anche esigenza, che è dettata da quello che andremo a comunicare, perché il suono comunica, il suono deve comunicare anche ovviamente in funzione di quello che andiamo a raccontare nella scena del film, e quindi la costruzione del suono è parte fondante della colonna sonora, tanto più oggi, perché John Williams è nato e cresciuto con allievo della vecchia scuola tardo romantica, che ha fatto ha gettato le basi della Hollywood, della Golden Age hollywoodiana e dell'orchestra usata in un modo che lui ha portato probabilmente alle vette più alte, ma il suono orchestrale poi si è evoluto tantissimo e è andato verso un'ibridazione con strumenti elettronici. Beh, se ascoltiamo solo Zimmer, pensa, magari un giorno tratteremo anche di quello. Però so che quando parli di ibridazione, quando parli di un suono diverso, quando parli di una funzione diversa, forse anche di un modo diverso di usare la musica, per amor di Dio, insomma. Però questo fa tanto. Fa tanto, perché andiamo allora a gestire le sezioni orchestrali anche in maniera molto incisiva, indipendente, nella musica di oggi, che ha dentro una tale quantità di interazioni anche col sound anche design, di suono, no? mamma mia, ecco. col Foley, un giorno parleremo anche proprio di quello che fa il sound designer,
o di quello che fa, quello che una volta si chiamava rumorista, che adesso il termine si usa più, però insomma oggi siamo bombardati in un film di stimoli sonori, Esatto. e il dialogo e la musica sono due delle componenti, ma ce ne sono mille altre. Esattamente. E quindi vediamo nella prossima puntata come questa disposizione di John Williams, ad esempio, non si attua su Mission Impossible, dove andiamo a vedere che cosa? Una disposizione che noi troviamo anche nella musica classica, ad esempio in Lorin Maazel. Sì, questa è una cosa che non so dove l'hai scovata. Ho gli agenti segreti. Non so che hai pagato, però questo è un foglio, insomma, della Philharmonia Orchestra di Londra, evidentemente per una tournée che hanno fatto, credo 2002, che mi sembra di leggere, e vedi con i violini contrapposti, i violoncelli a sinistra invece che a destra, le viole qui, i legni davanti e le trombe e i corni separati, i timpani sempre dietro e i contrabbassi che generalmente stanno a destra e a sinistra, in questo caso ne messi a destra. Esatto, ecco che quindi riusciamo ad ottenere dei vantaggi invece qua dettati dal fronte stereo dei violini, se utilizziamo un materiale molto ritmico, molto incisivo da quel punto di vista, di avere anche un fronte compatto nell'ascolto del cinema, a differenza di un materiale molto tematico dove invece viceversa ci interesserebbe fare come John Williams con la disposizione classica, o come facciamo nella maggior parte dei casi, se vogliamo. E quindi io direi che possiamo... Direi che questa volta ne abbiamo un paio di cosette le abbiamo dette, per cui non mancate la prossima puntata, lo ribadisco, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella, scrivete nei commenti le vostre impressioni e noi ci vediamo la prossima volta con il suono di Mission Impossible. Alla prossima, non mancate. Ciao!